Ecco, già a vedere la scatola, sì, capisci che questo altoparlante è bello voluminoso. Il prodotto ci viene presentato con questa pagina, con in sovrimpressione il suo semplice nome, Charge 4, eccolo mostrato, è tutto protetto da questo muro di spugna erotica al tocco. Sapete quanto pesa? 923 grammi, insomma un chilo. Se provate a lanciarlo in strada, distruggerete un camion, come avviene con i Nokia. È costituito da vari materiali, come la struttura gommata rigida che consente di evitare danni se eventualmente cade. È completamente impermeabile grazie alla certificazione IPX7, ormai ragazzi indispensabile per questa fascia di prezzo. L'audio non è a 360 gradi, il Bluetooth anche se stabile si trova nella versione 4.2 e questo non è un aspetto tanto positivo perché per un prodotto del 2018-2019 ci sono standard superiori. Peccato che non ho altri suoi fratelli, si possono trovare in 10 colorazioni differenti perché se no vi avrei fatto vedere la tecnologia JBL Connect Plus che consente di collegare in simultanea fino a 100 speaker. Perfetta situazione per creare un concerto da stivacchi. Abbiamo 6 pulsanti che si premono bene, la pressione più precisa l'avete con i due tasti centrali che consentono di accendere, spegnere e attivare il Bluetooth. Alle estremità laterali possiamo ammirare i ruggenti woofer passivi che tendono ad avere un comportamento da ipnorana nei confronti di un essere umano. Sulla basetta troviamo 5 LED che indicano la durata della batteria. Inoltre, a buon diritto, se ruotiamo il cilindro abbiamo una porticina impossibile da aprire, fatevi aiutare da qualcosa, dove troviamo finalmente una USB-C e anche la vecchia USB-A che ci permettono entrambi di ricaricare un dispositivo esterno. USB-C è importante, la precedente versione, il Charge 3, non la possedeva. Circa 20 ore di autonomia a volume medio, perciò potete partire dalle 8 di mattina fino ad arrivare alle 4 di mattina del giorno dopo, non include un microfono e di conseguenza impossibilitato nelle chiamate in viva voce. Ora voglio fare un test di comparazione con uno speaker abbastanza simile, quello della Trosmart, l'Element T6 Plus recensito lo scorso giugno. Lo so che non ha molto senso, la qualità non si percepisce da un video ma solo nella realtà. Inoltre sarebbe più consono utilizzare un altoparlante con uguali caratteristiche, non simili, di marca diversa. Insomma, adattatevi.